Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti, vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 18 gennaio, dove troveremo la luna nuova in Capricorno, proprio nel vostro segno, quindi voi potreste sentire particolarmente intense queste energie. Prima di iniziare vi ricordo che è un'assesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso possiamo partire con la lettura, andiamo ad accendere la luna e vediamo un po' prima dal punto di vista astrologico, cosa ci porterà questa luna nuova in Capricorno. Diciamo che incoraggia l'attività, essere più coraggiosi, perseveranti, di impegnarsi maggiormente. Può essere un buon momento per capire cosa si vuole, cosa si desidera, veramente e quindi anche pianificare, curare nei minimi dettagli qualcosa, imparare cose nuove, diciamo che con l'azione si riuscirà a raggiungere degli ottimi risultati e anche i nostri, desideri. Di contro dobbiamo fare attenzione nelle aspettative, troppo ambiziose ed elevate, essere troppo rigidi duri, esigenti con se stessi, forse anche con gli altri, quindi inflessibilità, stress, tensione, troppa concentrazione. Può essere positivo certo, però magari c'è un po' di difficoltà, soprattutto per le persone più socievoli, dove, potreste avere a che fare con qualcuno che tenderà ad isolarsi, a preferire la chiusura, la solitudine e la concentrazione e quindi voi potreste, risentirne. Adesso procediamo proprio con il vostro primo oracolo che ci permetterà di capire il vostro punto di partenza, quindi intorno al 4 gennaio e poi anche capire come, procede questo periodo per voi. Troviamo colpo di luna, molto bella perché ha a che fare con, la connessione con la magia dell'universo, però di farlo in un modo molto particolare, un qualcosa che può essere uno svago, un divertimento, un qualcosa che può alleggerire il peso e il carico della nostra quotidianità, di semplificarci la vita, l'esistenza, di, guardare, la bellezza delle cose, anche ogni piccola cosa può dare gioia, di guardare con gli occhi di un bambino, di stupirsi appunto delle cose semplici, di fare ciò che ci fa sentire bene, euforici e spensierati. Quindi in qualsiasi circostanza, ecco, di concederci del tempo e questo ci aiuterà a creare maggior connessione con l'universo. Perché salta fuori questa carta? Spesso vuol dire che abbiamo bisogno di, creare questa connessione, forse perché l'universo stesso vuole offrirci qualcosa, può essere un messaggio, una guida, un qualcosa proprio per aiutarci, nelle nostre varie cose, può essere un dono dell'universo, cioè perché no? E quindi, prepararci in questo modo ci aiuterà appunto a creare questa connessione. Forse abbiamo bisogno anche della metamorfosi, cioè di cambiare qualcosa a livello profondo. Adesso fateci caso, se in qualche aspetto, in qualche ambito e circostanza che state vivendo vi sentite in trappola, fermi, bloccati, e allora è qui che deve attivarsi la trasformazione, un cambiamento a livello profondo, soprattutto magari poi se si passa un periodo di difficoltà, di avversità o ci si sente stanchi, deboli, nulla arriva per caso e anche dei momenti del genere ci possono aiutare a diventare più saggi e più forti. Quindi seguire
quella luce, per uscire, dal buio e, si connette perfettamente con quello che stavamo dicendo, perché magari abbiamo bisogno proprio, di distrarci, di lasciarci andare a un qualcosa che ci fa stare bene, perché altrimenti, blocchiamo la trasformazione, continueremo a sentirci appunto in senso generico in trappola. Poi troviamo la carta Arturo. Ecco, questa ci fa capire che in qualche modo c'è un guardiano, c'è il sostegno, da lassù, certamente dall'universo, quindi sostegno, protezione, ma, ci parla anche di sostegno a livello pratico, concreto, cioè nella vita di tutti i giorni, quindi anche, sostegno nei legami più stretti. Quindi se avete bisogno e necessità, di avere un aiuto, questo è il momento giusto proprio per aprirsi, per chiedere, per rivolgersi alla famiglia, agli amici, a qualcuno in particolare che può essere molto utile. E non solo, parla, di certe cose che sono molto importanti, e cioè di, creare connessione anche con le persone intorno a noi e quindi di creare dei legami, dei rapporti che siano, solidi, sinceri. Quelli che non lo sono effettivamente vuol dire che c'è qualcosa che non va e forse dobbiamo metterli un attimino, da parte o cercare di fare qualcosa. E adesso andiamo a vedere, i suggerimenti con l'oracolo dello sciamano. Allora, l'oracolo dello sciamano ci dice che con la carta dello stregone, molto bella perché effettivamente parla del nostro potere, ma soprattutto, della capacità di trasformare le nostre ferite, di trasformare qualcosa che non va o semplicemente di essere artefici della nostra realtà per realizzarci, per stare bene. Parla anche di creatività, di dare vita a nuovi pensieri, progetti, anche relazioni forse, di lasciar andare ciò che non ci serve più e quindi di accogliere il cambiamento, cercare proprio di separare le nostre emozioni, le illusioni, invece di unire i vari aspetti di sé e i nostri, desideri. Quindi in realtà non basta immaginare, non basta pensare, avere tante belle idee e propositi, il potere si attiva con l'azione. È un messaggio decisamente forte, quindi in pratica lo stregone siete voi, la strega o lo stregone siete voi e quindi artefici della vostra, realtà. E poi troviamo la carta della lama, anche questa parla comunque di azione, ma soprattutto, come punto di partenza di saggezza, di criterio, di accortezza, di buonsenso, di potere interiore, di usare la lama per tagliare ciò che non serve più, quindi anche razionalità e lucidità, di liberarci dai legami tossici oppure dalle stesse situazioni che possono essere tossiche e stagnanti, essere costruttivi, paura l'ostacolo, devono essere le paure e gli ostacoli devono essere affrontati e superati, quindi di agire con chiarezza. Diciamo che, la guarigione, il miglioramento e la liberazione, abbiamo visto, arriva dall'azione e anche dal coraggio. E la lama è il nostro potere. La lama si riferisce anche all'elemento aria e tutto ciò che è legato alla nostra espressione, alla nostra comunicazione e alla lucidità mentale. L'ultimo messaggio arriva dallo specchio velato. Forse c'è qualcosa che evitiamo di vedere, forse non vogliamo accettare delle determinate cose, o c'è una parte di noi stessi che è nascosta, che abbiamo paura a tirar fuori, ad esprimere. Quindi, questa carta ci invita a cercare ciò che è vero, ciò che è autentico, di magari rivalutare i nostri parametri, le nostre idee, i nostri atteggiamenti. Potremmo avere una visione distorta su qualcosa o su qualcuno. E allora qui che dobbiamo filtrare la realtà, giudizi, paure, aspettative, eccetera, e quindi trasformare queste cose in qualcosa,
di nuovo. Ecco qui che ritorna quel concetto di azione, di consapevolezza e, di bando alle ciance, ecco, di agire, concretamente. Quindi basta pensare, magari abbiamo già riflettuto tantissimo su alcune cose, il tempo non ci aspetta e quindi è arrivato appunto il momento di agire. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete trovate in alto il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!